Salve, io sono Haru, compositore italiano specializzato in J-pop e J-rock, e oggi vi esporrò che cos'è il J-pop nella maniera più ampia possibile. Seguitemi! Da sempre noi esseri umani abbiamo avuto l'esigenza intrinseca di dividere le cose, di dargli un nome, un'identità, di renderle vive in un certo senso. Questo coinvolge tutti gli ambiti della nostra vita, compresa la musica. Conosciamo tutti cos'è il rock, il metal e sicuramente conosciamo tutti cosa sia il pop. O forse no. Siamo negli anni 60, gli anni del boom economico. L'Italia rinasce dal dopoguerra e da paese contadino si trasforma in una delle prime forze industrializzate d'Europa. Il reddito nazionale sale da 17.000 miliardi a 30.000 miliardi di lire. Nascono nuove classi sociali. Le città si popolano grazie all'industrializzazione massiccia e per la prima volta gli operai superano in numero gli agricoltori. Il mercato musicale e la musica stessa non rimane di certo impassibile davanti a questo fenomeno e tenta di intercettare tutte le nuove fasce di età, i nuovi stili e generi. Arriva la TV, la grande comunicazione di massa, l'auto, la casa di proprietà, la Vespa e nascono anche le etichette discografiche che man mano si rafforzano. Il mondo viene letteralmente invaso da nuova musica e questo per due semplici motivi. La buona situazione economica e i supporti musicali e i loro riproduttori. Questo permette un'accessibilità alla musica mai vista prima di allora. Ogni casa voleva avere il suo giradischi, il suo impianto audio. Questo comportò un fortissimo aumento dell'interesse collettivo alla musica come mezzo di svago, di divertimento e soprattutto di rappresentazione generazionale. Il pop quindi si presenta come un insieme ben confezionato di stilemi musicali che prendevano il meglio dei generi presenti all'epoca per condensarli in una soluzione musicale che potesse piacere alla maggior parte delle persone possibili, senza però disdegnare il carattere artistico. Questo fenomeno analogo accadde anche in altri stati del mondo, tra cui nella fattispecie l'Inghilterra, gli Stati Uniti ed il Giappone. Ed è proprio su quest'ultimo che mi vorrei concentrare. Il Giappone vive gli anni del dopoguerra come una vera e propria rinascita, grazie a investimenti molto mirati sull'istruzione e a ottime intuizioni, riesce a ricostruire e ad espandere letteralmente l'intera nazione. Passa da una nazione sconfitta al terzo posto tra le potenze mondiali. In 20 anni recupera e addirittura supera tutti i gap tecnologici e sociali delle grandi nazioni mondiali, divenendo così un vero e proprio modello da seguire. Ragazzi, ma lo sapevate che per l'International Trade Administration il Giappone è al secondo posto come mercato globale sulla musica? Ogni giapponese spende almeno 2 volte in musica rispetto a un americano. Questo ha permesso ai giapponesi di creare una scena davvero fitta, davvero pregna di musica e quindi di scalare le classifiche. Questo permise al Giappone non solo di equipararsi al mercato musicale, ma di creare una vera e propria visione personale di come doveva e poteva essere la musica. Se gli anni 60 furono un banco di prova per il Giappone, che rafforzò generi come l'enka, che univano la musica tradizionale giapponese con una sorta di pop leggero americano, gli anni 70 furono gli anni della sperimentazione, gli anni dell'affermazione del Giappone come qualcosa di diverso. In poche parole, non ci si limitava più a copiare gli altri, ora era il tempo di fare qualcosa di nuovo. Il city pop si caratterizza come un genere ibrido che prende ispirazione dal jazz, dal funk, dal soft rock e anche dalla fusion stessa. Lo so, per capire il J-pop va compreso il processo minuzioso dei compositori giapponesi di estrarre accordo dopo accordo tutte le parti musicali che più gli interessavano per creare qualcosa di completamente nuovo. Il city pop fu quindi il primo momento in cui il Giappone, al di fuori della musica classica, cercava un sound proprio, che fosse riconoscibile ma allo stesso tempo familiare. Questo fu percepito dal mondo in maniera un po' timida, ma si interessò comunque a questo genere musicale. Tutti iniziarono a pensare, ehi, ma in Giappone sta succedendo qualcosa, e anche l'Italia non rimase impassibile a questo fenomeno.
Anni 80, in Italia esplode la moda, il boom economico è leggermente calato, ma non il fervore creativo. Una giovane donna italiana, grazie a fortuiti incontri, riesce a creare una collaborazione con un grande autore italiano, tale Cristiano Malgioglio. Cristiano porta nel sollevante il primo disco city pop di un artista italiano in Giappone. E qual era questo artista? Alessandra Mussolini. Ha fatto un disco city pop. Sì ragazzi, prodotto da Alpha Records in esclusiva sul territorio nipponico, con testi scritti da Cristiano Malgioglio, Amore è il primo e unico disco cantato da Alessandra Mussolini. Tra gli anni 70 e gli anni 80 in Giappone esplose l'interesse della TV alla musica. Nascono così una serie di show simili a talent show, dove giovani talenti si mettevano in mostra per farsi notare dalle varie etichette discografiche. Un esempio furono le Onyanko Club, gruppo fondato da Yasuichi Akimoto, diventato molto celebre. Grazie a questi show televisivi nacquero le prime girl band e boy band, che divennero poi gli idol che oggi conosciamo. La musica era fresca, divertente e a tratti malinconica. Tutto era basato sul concetto della parola giapponese kawaii, che significa carino ma in senso molto ampio, quindi carino come il cucciolo di un cane, un bel colore o un bel fiore. La musica idol era quindi un nuovo contenitore che passava al setaccio tutto ciò che era stato prima per scegliere le parti più importanti e dare un tocco più catchy al tutto. Gli anni 90 sono quelli che ritengo essere gli anni dell'affermazione completa del J-pop, non solo dal punto di vista strutturale, ma anche dal punto di vista mediatico. Adesso il J-pop ha un'identità forte, un'identità caratteristica che si presenta attraverso l'uso dell'armonia e della melodia. Caratteristiche che quando ascolti ti fanno dire «Ehi, ma questo è un brano J-pop!». I giapponesi riescono quindi a creare una sorta di contenitore magico dove introdurre tutti i generi che volevano, qualcosa di simile a quello che avvenne per il progressive rock e successivamente per il progressive metal. Il genere presenta l'utilizzo di giri e accordi molto estesi, riarmonizzazioni, cambi di tempo e arrangiamenti davvero lontani a come si immaginava il pop in Occidente. Per farvi un esempio semplice devo parlarvi brevemente di musica, ma non preoccupatevi. Qualsiasi genere musicale è caratterizzato da particolari scelte di accordi, che vengono chiamate progressioni armoniche o giri di accordi, e un certo genere ne predilige alcune anziché delle altre. Per segnalare un giro di accordi, oltre che a scrivere il nome degli accordi, si utilizzano i numeri romani, che servono ad indicare il ruolo che quegli accordi hanno all'interno di una tonalità. Tutti noi sappiamo che ad esempio nella scala di Do abbiamo 7 note: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Adesso se noi assegniamo un numero romano ad ogni nota avremmo primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo. Su ognuno di questi numeri possiamo formare un accordo, secondo delle regole musicali che ovviamente non starò qui a spiegarvi oggi. Avremo quindi il Do maggiore sul primo grado, il Re minore sul secondo grado, il Mi minore sul terzo grado, il Fa maggiore sul quarto grado, il Sol maggiore sul quinto grado, il La minore sul sesto grado e infine il Si diminuito sul settimo grado.
Premessa a tutti quelli che mi diranno ma i numeri romani si scrivono grandi sulle parti maggiori e piccole sugli accordi minori. Bene, vi spiego subito che ci sono tantissimi libri di armonia dove questa cosa non avviene, come ad esempio il libro Walter Piston, Manuale di armonia. Aggiungo poi che non voglio insegnarvi l'armonia in 2 righe, perché libri come questo che vi ho elencato sono fatti di 564 pagine, quindi in 2 righe non penso di poter condensare così tante cose. Tornando a noi, dall'armonizzazione di una scala maggiore possiamo quindi trarre una serie di giri di accordi che saranno la base per le nostre melodie. Secondo alcuni studi effettuati, il giro di accordi più utilizzato in Occidente è il seguente: primo, quinto, sesto, quarto, ovvero Do maggiore, Sol maggiore, La minore e Fa maggiore. Per farla facile è il giro di accordi di Let It Be dei Beatles, mentre in Giappone è quarto, quinto, terzo, sesto, ovvero Fa maggiore, Sol maggiore, Mi minore, La minore. Considerando che, secondo prassi, un giro di accordi dovrebbe contenere l'accordo della tonalità stessa, vi renderete conto che in questo caso l'accordo di Do maggiore non è presente in questa progressione, quindi rendendo il tutto molto ambiguo. Questo concetto di ambiguità sarà molto presente nella musica giapponese e dovrete sempre tenerlo a mente. Questo giro di accordi quindi viene poi riarmonizzato e riutilizzato in vari differenti contesti, pur rimanendo ancorato alla sua origine e quindi ai gradi a cui è saldato. Questa progressione è diventata molto iconica in Giappone e ha preso il nome di Odo Shinko, ovvero la Royal Road Progression, una via da seguire, un giro di accordi che ti dà l'opportunità di avere un sentiero facile da seguire, ma soprattutto dove non puoi sbagliare. Voglio però precisare che il J-pop non utilizza solo questo tipo di giro di accordi, anzi ne ha tantissimi, ma questo sicuramente è uno di quelli più iconici. Ad oggi il J-pop si presenta in diverse diramazioni. La sua influenza è tale da essere diventata una visione, oltre che un genere stesso, e quindi va ad influenzare tutto il panorama musicale di stampo nipponico. Che tu faccia colonne sonore, power metal, jazz progressivo, non interessa. Il punto è che questa sonorità sarà presente all'interno della tua musica e quindi sarà riconoscibile. Il mercato giapponese è ormai secondo solo a quello americano. Artisti moderni come Lisa, Ado, Asuka, Gazette, gli Official Dandism sono ormai delle icone mondiali e portano avanti questa visione del J-pop in tutto il mondo. Questo lungo processo di scrematura ci ha portato quindi fino ad oggi, con le sonorità super riconoscibili del genere. Grazie agli anime e alle sue sigle, le colonne sonore o al più recente fenomeno delle idol in occidente, questo stile di musica si sta espandendo a macchia d'olio in tutto il mondo. Come compositore italiano specializzato in J-pop e J-rock, sono felice di far parte di questo processo. Sono felice di poter portare la musica giapponese in tutto il mondo, seguendo anche quello che è il mio stile e la mia visione. E lo faccio scrivendo canzoni in quello stile per artisti occidentali come Phoebe, Shoji, Uchiko o le Project Constellation.
J, pur rimanendo un suffisso che sta a indicare la provenienza del genere musicale, è ormai passato in secondo piano, diventando un po' una visione musicale, come lo è stato per il blues o per il rock molti anni fa. Quali altre influenze potrà assorbire questo genere? Cosa potrà invece influenzare l'Occidente? Seguitemi e lo scopriremo insieme in questo viaggio musicale.